Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Scusate la citazione ben più profonda del solito, ma quest'oggi è la festa del libro e quindi mi sembrava giusto festeggiare questa festa con l'inizio del libro forse più importante della storia del sommo poeta Dante Alighieri. Ma oggi, oltre alla festa del libro, è anche la festa del copyright, che tanto amiamo io e Ari da quando facciamo i video su YouTube, maledetti. Comunque, oggi festa del libro e festa del copyright. Vi ricordo, vi consiglio, leggete, perché penso non ci sia cosa più meravigliosa al mondo. Vi arricchisce umanamente, vi arricchisce culturalmente e arricchisce il vostro vocabolario e vi permette di fare dei viaggi al mondo come nient'altro. Quindi leggete, veramente. Ragazzi, entriamo così nella nostra puntata di K-News, violando video per video il copyright, ma vabbè, tanto oggi è la festa del copyright, quindi nessuno dovrebbe dirci nulla. Iniziamo con le K-News. Partiamo carichissimi con una news che farà certamente piacere al nostro Tobischi, visto nella nostra pazza reaction di domenica. Le Mamamoo terranno un sensazionale concerto online su Live Now. È il primo gruppo K-pop a performare sulla piattaforma di streaming inglese che ha ospitato artisti del calibro di Dua Lipa e Maroon 5. Il quartetto, formato da Hwasa, Solar, Wayne, che non ho ancora capito ma dovrebbe essere così, e Moonbyul, si esibirà su un palcoscenico dalla scenografia ispirata ai grattacieli di New York, portandoci in orbita con il loro bellissimo repertorio. Lo show sarà disponibile in tutto il mondo. In Italia sarà visibile il 1° maggio alle 9 di sera. Altro che concertone per la festa dei lavoratori. E continuiamo con un altro girl group pronto a portare la propria musica oltreoceano. Stiamo parlando delle Twice, che tra 4 giorni, ovvero martedì 27 aprile, saranno ospiti del Kelly Clarkson Show. La bellissima Momo, ma anche le altre ragazze della JYP, si esibiranno con la loro Cry For Me, un titolo che in questo caso sa un po' di spoiler. Sanno già che guarderemo in loop l'esibizione, commossi e orgogliosi di loro. Continuiamo con una notizia un po' triste, ma che abbiamo deciso di riportare sia per la grandezza dell'artista sia per provare a dare conforto ai numerosi fan che in questo momento sentiranno già un groppo in gola. Purtroppo, come ben sapete, in Corea esiste ancora la leva militare obbligatoria e gli artisti prima o poi devono prendersi una pausa dall'attività musicale per compiere il proprio dovere. Da fine maggio toccherà anche a Taemin degli SHINee. Durante una V-Live ha comunicato che il prossimo mese uscirà il nuovo album da solista, in cui mostrerà la parte più glamour di se stesso, dopodiché si prenderà una pausa per dedicarsi alla naia. Sarà sicuramente un anno lungo, ma l'ultimo album del gruppo, quello imminente da solista, e l'incredibile quantità di successi registrati in passato potranno colmare l'assenza e coccolare i fan nei prossimi mesi. Tornerà con nuove storie da mettere in musica e da raccontare, e ricordate, non c'è distanza tra i cuori di chi si vuole bene. A un mese dall'uscita di Midnight Blue, i cui proventi sono stati devoluti in beneficenza, l'ex membro degli Icon BI è tornato a far parlare di sé. Questa volta non si tratta di un nuovo comeback, ma comunque di un passo importante per lui e per chi lo segue. L'idol ha infatti comunicato il nome ufficiale del fandom. Si chiamerà ID, che sta per Identity, una scelta che simboleggia il modo in cui i fan, con la loro vicinanza, completano l'identità dell'artista e contribuiscono a modificarla creandone una nuova, grazie all'interazione. Un nome tanto semplice quanto profondo che crediamo proprio piacerà ai suoi sostenitori. Avete mai sentito parlare di Yuzuru Hanyu? No, io no e probabilmente neanche voi, perché non si tratta di un idol, ma così come i nostri beniamini contribuisce con la propria passione a fare grande il proprio paese, cioè il Giappone, nel mondo. Si tratta di un pattinatore su ghiaccio, probabilmente il migliore in tutto il globo nella sua disciplina, tanto da aver portato a casa la medaglia d'oro nelle ultime 2 edizioni delle Olimpiadi invernali. Ebbene, prima di una delle sue ultime gare è stato immortalato mentre si caricava ascoltando Dynamite e DNA dei BTS, un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi degli ARMY, che hanno subito ricondiviso le immagini sui social. La Cube Entertainment è pronta a far debuttare un nuovo gruppo femminile. Tramite un post sulle proprie pagine social, l'agenzia ha comunicato al mondo nome e logo della loro nuova creazione. Si chiamerà Lightsome, un nome che richiama immediatamente la luce. È proprio questo infatti il concept che ispirerà i valori delle idol: energia positiva, messaggi di speranza come una luce nella notte per rischiarare le vite di chi le seguirà. Siamo curiosi di vederle all'opera.
E chiudiamo con gli Absolute Six, che torneranno a farci cantare in perfetto coreano e ballare come Fred Astaire e Ginger Rogers a partire da lunedì, giorno del loro comeback, con il quarto EP More Complete, Have a Dream. Nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 aprile hanno rilasciato la tracklist ufficiale che conta 5 tracce: Headline, Close, Lululala, Merry Go Round e Long Writer. Mi allaccio all'ultima canzone per chiudere in bellezza. Il lungo inverno arriverà solo a fine anno, prima ci aspetta una lunga estate da vivere con la loro musica. E dopo questo viaggio nel tempo all'interno dell'anno, con l'inverno che segue l'autunno ma prima c'è l'estate, facciamo un viaggio nel tempo spostandoci di anno con il nostro Accadde Oggi. Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi. Questa settimana, vi dirò la verità, ero un po' tentato di cambiare il mio saluto iniziale e qualcuno, probabilmente, ne sarebbe anche stato contento. Avrei voluto iniziare con Aiu, che non è un saluto sardo e non mi sono nemmeno fatto male. Il fatto è che oggi vi riporto al 23 aprile del 2009 per parlare di Growing Up, il primo album in studio di Aiu. Come facilmente intuibile, eravamo ben lontani dai grandi successi attuali, infatti l'album non vinse particolari premi, ma ogni grande storia comincia con il primo timido passo. La giovane Aiu, che aveva ancora da compiere 16 anni, iniziò il proprio percorso con un disco di 16 tracce, 5 delle quali contenute anche nell'EP di debutto, per 56 minuti di musica. Il singolo di lancio fu Boo, tipo il verso che faccio io per spaventare qualcuno, seguito dalla rock version di You Know. Non so bene a cosa si riferisse con questo titolo, ma ciò che so per certo è che poi quella giovane sedicenne ha fatto giusto un po' di strada, arrivando a dominare tutte le classifiche del paese. E ringraziamo Simon che ha parlato di una delle mie artiste preferite. Io adoro Aiu e sono felice per lei e per il successo che sta portando a casa, e spero lo siate anche tutti voi, ma che lo siate per tutti i nostri artisti e beniamini preferiti. Io vi auguro una buona settimana, un buon weekend a questo punto, visto che la puntata esce di venerdì. Non vedo l'ora di risentirvi la prossima settimana con le nostre K-News, e ricordate il consiglio che vi ho dato a inizio puntata: leggete, leggete, leggete. Ciao a tutti e alla prossima puntata.